Il fantasma del condominio 7. C'è un vecchio condominio alla periferia di Bologna dove tutti hanno paura di una cosa sola, non del buio, non dei rumori strani, ma della signora Teresa del terzo piano. Perché secondo i vicini è morta 3 anni fa. Il problema? Continua a lamentarsi del rumore. La storia inizia con Marco, un ragazzo che si trasferisce nel famoso appartamento numero 7. L'agente immobiliare gli consegna le chiavi e gli dice una frase molto rassicurante. Guarda, l'appartamento è perfetto. L'unico problema è che ogni tanto senti qualcuno bussare alla porta alle 3 di notte. Marco sorride. E chi sarà mai? Un vicino? L'agente abbassa la voce. No, di solito i vicini dormono. La prima notte Marco si mette a letto tranquillo. Finalmente una casa tutta sua, alle 3 precise. Toc toc, toc toc, toc toc. 3 colpi alla porta. Marco apre lentamente. Nessuno. Guarda fuori dal corridoio. Silenzio totale. Poi sente una voce anziana. Giovanotto, potrebbe abbassare la televisione? Marco guarda il televisore. È spento. La mattina dopo racconta tutto al vicino del piano inferiore. Il vecchio signore diventa pallido. Era lei. C? La signora Teresa. Abitava proprio lì, morì 3 anni fa. Marco ride nervosamente. Ah, certo. Molto divertente. Il vicino lo guarda serio. Non sto scherzando, era famosa perché si lamentava di tutto. Marco sospira. Anche da fantasma. Il vecchio annuisce. Soprattutto da fantasma. Quella notte Marco decide di affrontarla. Alle 3 arriva il solito rumore. Toc toc, toc toc, toc toc. Apre la porta e grida. Signora Teresa, se deve lamentarsi, almeno abbia il coraggio di entrare. Per qualche secondo niente. Poi una figura trasparente appare nel corridoio. Una vecchietta con bigodini rosa, vestaglia floreale e uno sguardo arrabbiato. Marco resta immobile. La signora lo guarda. Finalmente qualcuno educato che mi invita dentro. Marco deglutisce. Lei è un fantasma? Certo? E perché continua a venire qui? La signora sospira. Perché il nuovo proprietario dell'appartamento fa troppo rumore. Marco indica il pavimento. Ma io vivo da solo. La signora guarda verso il soffitto. No, caro, non tu. Silenzio. Marco alza lentamente lo sguardo. Cosa c'è sopra di me? La vecchietta sorride. Il mio vecchio appartamento. Marco diventa bianco. Ma il piano sopra è vuoto. La signora sorride ancora. Esatto. Poi prende una scopa fantasma e inizia a bussare al soffitto. Toc toc, toc toc, toc toc. Marco urla. Perché lo sta facendo? La signora risponde. Perché anche i fantasmi devono rispettare il regolamento condominiale. Da quella notte Marco non ha più paura dei fantasmi. Ha paura solo di una cosa. Che la signora Teresa diventi presidente del condominio. Perché il vero terrore non è avere un fantasma in casa. È avere un fantasma che vuole organizzare una riunione condominiale. E l'ultima cosa che Marco ha sentito alle 3 di notte è stata: domani porto il modulo per raccogliere le firme. Era firmato da persone morte da 50 anni.